Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Torniamo un po' a parlare di Bitcoin per cercare di capire ancora una volta e fissarci magari in mente alcune domande, alcune risposte che ci aiuteranno a capire questa criptovaluta, perché senza capire questa criptovaluta, anzi la criptovaluta, non potremmo capire tutte le altre e soprattutto perché Bitcoin è speciale. La prima domanda che tutti si fanno, e dovrebbero farsela anche magari i giornali quando fanno dei titoli del tipo il re di Bitcoin, il capo di Bitcoin. Appunto, Bitcoin, chi lo comanda? Lo comanda una banca? Lo comanda un istituto centralizzato? Lo comanda uno sviluppatore che può cambiarne le regole? Oppure lo potrebbe comandare Satoshi Nakamoto, l'ideatore o gli ideatori che si nascondono dietro questo pseudonimo? No, la risposta è no. Nessuno di tutti questi giocatori possono comandare Bitcoin e comandare soprattutto la sua rete. Ed è proprio questa caratteristica che lo rende diverso da qualsiasi tipo di denaro esistita fino ad oggi. Oggi fisseremo nella mente perché Bitcoin non ha un capo, non ha un re, non ha un padrone e ogni tentativo di bloccarlo è fallito miseramente. Molti pensano che Bitcoin sia nato nel 2009 con l'avvio del suo network e del primo blocco minato, ma in realtà Bitcoin nasce ideologicamente molto prima. Addirittura dagli anni 70 si iniziava a paventare un qualcosa del genere, eravamo solo agli albori, ma ovviamente poi tra gli anni 80 e gli anni 90 un gruppo di crittografi matematici rivoluzionari, il gruppo conosciuto come cypherpunk, hanno iniziato a mettere in pratica quella che era per loro solo un'ideologia, ovvero la privacy. Secondo loro la privacy non doveva essere gestita dallo Stato e la libertà non dovrebbe dipendere da aziende. E la fiducia, per quanto ci siano ancora dei limiti, ci saranno sempre dei limiti, dovrà essere rivolta verso il codice, che per loro era inteso come matematica. Infatti il loro motto principale era Cypherpunk Write Code, e invece di chiedere permessi ai governi, loro costruivano degli strumenti, crittografia, firme digitali, comunicazioni private e denaro elettronico. L'obiettivo era dare la libertà in mano al popolo e levare gli intermediari. Bitcoin è stato l'apice di questa filosofia. Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo dietro il quale si può celare l'ideatore di Bitcoin o gli ideatori di Bitcoin. Non si sa ancora se è stato una persona sola o un gruppo di persone. Quello che è certo è che se pensiamo che Satoshi Nakamoto abbia inventato tutto da zero, ci stiamo sbagliando. Satoshi Nakamoto è stato il genio che è riuscito ad unire più tecnologie che fino ad allora avevano tentato di creare un qualcosa del genere, distaccate magari tra di loro con delle vulnerabilità. Satoshi Nakamoto ha capito che queste tecnologie potevano essere racchiuse tutte insieme e dare vita a Bitcoin. Infatti, prima di Bitcoin erano arrivate delle idee fondamentali. David Cham aveva studiato il denaro digitale, Wei Dai aveva proposto B-Money, Nick Szabo aveva ideato BitGold, Al Finney aveva creato il Reusable Proof of Work, Adam Beck Hash Cash, e ogni pezzo, ogni progetto risolveva un pezzo del puzzle, ma nessuno, come ho detto, riusciva a metterli tutti insieme. Poi nel 2008 comparve Satoshi Nakamoto, che nella mailing list dedicata al cypherpunk aveva annunciato che stava risolvendo questa problematica, di attenderlo, che aveva la soluzione. E il suo vero genio in effetti non fu inventare nuovi strumenti, ma capire che quelli esistenti potevano essere uniti in qualcosa di speciale. E riuscì a combinarle in un unico sistema funzionante, ovvero le firme digitali, il proof of work, una rete peer-to-peer, incentivi economici, difficoltà automatica e mining, tutto che lavorava all'unisono dietro una regola matematica che diede vita a Bitcoin. La mossa geniale, oltre a creare Bitcoin, che ha avuto l'intuizione di unire tutto quanto, è stata però una cosa che non c'entra niente col codice, non c'entra niente con la matematica, non c'entra nulla con una filosofia cypherpunk, è una cosa semplice, a pensarci oggi a posteriori, ma geniali, ovvero essersene andato. Se oggi Satoshi fosse ancora tra noi, ogni domanda
potrebbe essere rivolta. Sentiamo cosa ne pensa Satoshi. Ogni modifica andrebbe magari richiesta anche solo come parere al leader, ovvero Satoshi. Bitcoin avrebbe per appunto un capo, un leader, e quindi avrebbe anche un singolo punto di fallimento, un punto debole, Satoshi stesso. E invece lui è sparito. Come è entrato nelle nostre vite, così è uscito. Bitcoin non ha un'azienda, Bitcoin non è centralizzato, Bitcoin non ha un leader, Bitcoin non ha un capo. Bitcoin, volente o no, una volta lanciato, è stato costretto a crescere da solo. E attenzione, questo è molto forte come concetto. Crescere da solo cosa vuol dire? Che se Bitcoin all'inizio, quando è stato lanciato al primo blocco, alla prima transazione con Al Finney, nessuno avesse creduto in questa tecnologia, e attenzione, all'epoca non c'era la speculazione, c'era solo l'idea di questa valuta digitale senza intermediari distribuita in mano al popolo. Se Bitcoin non fosse stata accettata piano piano da ogni singola persona e successivamente anche dai singoli miner, sarebbe sparito. Come è entrato, sarebbe uscito dalla nostra vita. Questa è una grande differenza tra Bitcoin, una valuta accettata, come ad esempio si parlava nell'antichità, l'oro era un bene accettato, le conchiglie erano un bene accettato tra tutti, erano le persone a scegliere qual era la valuta di scambio dell'epoca. Bitcoin così è stato scelto dalle persone, non come la valuta fiat che è imposta, volente o no, da un governo, che ne può cambiare le regole, tra le altre cose. Ed è proprio questo che ha reso Bitcoin veramente decentralizzato. Ma chi decide allora? Molti pensano che siano gli sviluppatori, ma gli sviluppatori scrivono un codice, un software che nessuno è obbligato a utilizzare. I miner producono i blocchi, ma da soli non possono cambiare le regole. Gli exchange decidono solo di supportare la compravendita di Bitcoin. Gli utenti scelgono quale versione di Bitcoin utilizzare, come adesso stiamo noi utilizzando questa in questo momento. Ma se ci fosse un fork, come è già stato in passato Bitcoin Cash e Bitcoin SV, noi avevamo la possibilità di scegliere quale software, quale versione della rete utilizzare, e fino ad oggi è stata scelta la rete principale, quella creata da Satoshi Nakamoto, e tutti i fork sono stati espulsi da questa catena, quindi siamo stati anche noi a giocare un ruolo rilevante. Poi ci sono i nodi che verificano che tutti rispettano le stesse regole che non possono essere cambiate. Bitcoin cambia solo quando parte della rete decide volontariamente di seguire quella modifica, quindi di adottare le stesse regole. Se oggi venisse proposta una modifica su Bitcoin, se i miner, la rete, gli exchange, i wallet, gli utenti, gli sviluppatori approvassero tutti insieme la nuova versione di Bitcoin, quindi sarebbe accolta dalla maggioranza. Ma se una parte di questi che giocano un ruolo importante non accettassero la nuova modifica di Bitcoin, per l'appunto nascerebbe un nuovo fork. Tutto questo si chiama consenso, tutto questo è quello che comanda Bitcoin. Non è una persona, non è un'azienda, non è un'unica entità, è un consenso collettivo. Milioni di partecipanti alla rete indipendentemente. Il consenso è equo, non esiste distinzione per razza, sesso, religione, per ricchezza. Non è che chi possiede più Bitcoin ha più poteri di voto. Tutti abbiamo la stessa facoltà di decidere, tutti insieme, con le stesse regole, dove per la prima volta al mondo, anche in versione digitale, tutti noi siamo uguali. Non esistono neanche differenze. Decentralizzato e possiamo anche dire equo. Tutti abbiamo possibilità di proporre, gli sviluppatori di scrivere il codice, di migliorarlo, magari anche a volte fare errori e peggiorarlo, ma nessuno di questi ha potere di imposizione delle nuove regole. Deve esserci un consenso collettivo, non esiste nessuna scorciatoia. Nel 1997 Adam Beck creò un sistema per proteggere le mail dalla spam. Bitcoin trasformò questo stesso sistema per proteggere oggi la rete. Bitcoin non ha una roadmap tradizionale come i progetti cripto, nessuno sa dove sarà e come sarà Bitcoin tra 20 anni. L'unica cosa che sappiamo è che Bitcoin, magari anche lentamente, ma si è sempre evoluto, adattato e soprattutto è stato sempre in linea con le regole fondamentali del suo protocollo, che non sono state mai cambiate, e questo l'hanno reso la criptovaluta. Bitcoin è sì una tecnologia, ma questo è il risultato finale di una serie di idee rivoluzionarie che anno dopo anno hanno preso vita
in tutto quello che noi stiamo credendo oggigiorno. Ciao!